Peccato. Peccato perché con il doppio schermo anteriore e posteriore la Rollei One su Amazon a poco più di 100 euro poteva essere l'action cam ideale. Però c'è quelle due cose, guardate queste 20 prove che ho fatto, l'ho provata in tutti gli aspetti, non avesse avuto quelle due, cavolo, sarebbe stata perfetta. Addirittura un ISO 6004, la Osmo Action arriva a 3200, la Osmo Action 1. Questo è meglio, 6004, e anti-shaking fantastico, cominciamo dalle vibrazioni. E adesso faremo una prova scientifica di smorzamento delle vibrazioni, perché a me non va di fare una prova in cui dico lunedì mattina io correvo ma non ha smorzato bene. E invece martedì pomeriggio correvo uguale, proprio uguale, guarda come sono venute bene le immagini. No, questa qua è una macchina, andrà sempre alla stessa velocità, quindi potremmo impostarla alla velocità che vogliamo e fare il confronto fra le due camere, ancora una volta fra la Rollei e la DJI Action. Ma tutte le prove che faccio sullo smorzamento vibrazioni sono fatte con questa macchina, quindi qualsiasi camera vogliate vedere il confronto con questa o con la DJI Action, guardatevi quel video lì. E adesso giudicate voi. In questa prova comparativa ho voluto confrontare la Rollei One con la Apex Cam M80 Pro, che è un'action cam economica, solo 50 euro su Amazon, ma che ha delle qualità veramente eccezionali. Per esempio, la compensazione delle vibrazioni che avete visto nel test precedente, a parte un piccolo svarione qua che si nota che non so cosa fosse dovuto, efficace fino a livello 3. La Rollei ha comunque dimostrato di non aver nessun problema ad essere utilizzata come action cam da moto, ovviamente quando montata su un supporto con una buona tenuta. Così, tu mi segui. Francesco, che saluto, mi chiedeva un consiglio su un action cam e gli ho detto: perché non provi la Rollei One? Un inciso, questo video è fatto diviso split in due parti, sto registrando con la camera, poi userò anche una GoPro perché sto provando questi supporti da corpo per farvi vedere metà quello che è imposto con la camera in soggettiva e anche quello che sto registrando. Dicevo che questa camera a me sembra ben fatta, ma Francesco mi ha detto che su YouTube gli youtuber dicono che fa schifo. A me sembra, allora, incredibilmente, che mi ha recuperata, orribilmente simile alla DJI Action versione 1 o 3, cambia proprio perché il corpo è rimasto quello e quindi per me è già una buona cosa. Fra l'altro, cosa buona che ha è che questo coprilente frontale viene via, quindi se lo graffiate lo potete cambiare.
cioè non buttate via tutta la camera, in più si apre la possibilità, filtri ND, filtri polarizzati eccetera. Come design, dicevo, a me piace molto, c'ha un solo pulsante, adesso lo accendiamo, e all'inizio io non ero contento di questa cosa perché a me piacciono tanti pulsanti, ognuno con una funzione, perché sono sempre di corsa a far 1000 cose, ma in realtà non è male, nel senso, avete visto che l'accendiamo, schiacciamo 2 volte e si passa allo schermino frontale, 2 volte e torna allo schermino dietro, poi c'ha lo slot per le batterie qua sotto e uguale alla DJI Action lo slot per la memory card e per la ricarica o la connessione PC sullo sportellino laterale. Quindi come costruzione a me sembra molto ben fatta. Adesso metto via il cappuccio salvalente, che delle volte a me salva veramente. Quindi qua passo la modalità, faccio video. Iniziamo subito a vedere se la definizione è buona, quindi registriamo, schiaccio il pulsantino. Proverei prima là dei palazzi che sono abbastanza lontani e vediamo i dettagli come vengono registrati. I colori mi sembrano molto diversi, nel senso che la DJI Action ha un cielo molto più bello. Però bisogna vedere se quando è registrato sarà ugualmente più bello quello registrato dalla DJI Action. Se io adesso provo a camminare, farò un ingrandimento di quella zona lì e voglio vedere se io faccio così, ok, oppure mi muovo così, quindi ripresa statica, invece cammino, saltello e un po' quasi corro. Ok, perfetto. 4K30 perché non ha senso secondo me non avere la stabilizzazione, e mi piace anche che giro stabilizer e distortion correction, cioè insieme fa queste due cose. Ok, vediamo adesso com'è lo schermino frontale. Allora, non si legge tantissimo, però abbastanza utilizzabile, e a confronto quello della DJI si tiene premuto, vai di qua, sei in auto, sì, si pigia una volta di qua. Vediamo in selfie mode come si vede a confronto con la DJI. Allora, DJI sembra molto più ampio, ma veramente molto più ampio. Il cielo mi sembra bruciato in tutte e due, che è una cosa abbastanza ovvia. Chi lo conserva di più sembra addirittura conservato meglio nella Rollei. Io sono più scuro però nella Rollei, quindi se dovessi fare un video normalmente farei una roba così, no? Cammino, adesso non mi preoccupo del cielo, faccio come se volessi registrare me che parlo, poi il cielo che viene da schifo o viene bruciato, viene bene, è un incidente. Qual è meglio? Sì. Proviamo anche la stabilizzazione in selfie. Se uno fosse un runner, mamma mi balla tutto, nel senso la action cam sul petto. Vediamo il passaggio luce e ombra come fa. Brucia tutte e due un pochino. Non c'è modo di non bruciare, madonna come mi brucia la fronte, è una roba terribile. Pieno sole, luna, vabbè, ci sta. Boh, qual è meno peggio? Di sicuro l'angolo di DJI è molto più ampio, eh? In alcune situazioni è meglio avere l'angolo ampio, in altre più stretto. Ok, lo schermino è leggibile in pieno sole, ma sembrano molto molto simili. Sembra un po'... sì, farà un pelo più luminoso quello della DJI come schermo, vero? Torniamo col posteriore, vediamo lo schermo posteriore, quello è quello più leggibile, pari patta, però i colori qua sono più belli, eh. Non so se adesso che sta registrando sono più belli i colori anche registrati della DJI, però questo cielo è spettacolare. Ok, sharpness standard, torna indietro, registra, e bisogna vedere i dettagli che riesce a recuperare, ok? Forse è meglio vedere anche i dettagli qua. Vediamo qua che c'è un po' tutto, c'è sia l'iPhone sia lo sfondo,
Ok, adesso voglio mettere invece Sharpness Strong. Di solito quando si fanno i video non si vuole la Sharpness Strong perché poi in post produzione diventa un casino, perché è un contrasto aggiunto aumentato che rovina, brucia tutto. Se no è bello finché lo vediamo piccolo, dovrebbe essere peggio in realtà. E invece volevo fare l'altra cosa, che è la Sharpness Soft. Sharpness Soft di solito lo usa chi fa proprio cinema, tv, perché in post produzione, laddove c'è la possibilità di farla, si aumentano, quindi da normale si può aggiungere un pochino di contrasto, perché alla fine quello è, niente di più, non è che l'immagine ha più risoluzione. Ok, allora facciamo solo una prova di white balance auto con la faccia. Voglio vedere qua al sole come vengo. Ok, questo è white balance auto. Adesso vogliamo vedere la differenza con l'iPhone, che teoricamente è bilanciato anche con una card del bianco. Adesso faccio white balance sunny. White balance sunny. Vediamo cosa succede. E vince chi mi fa l'incarnato più naturale. Guardate anche il cielo. Adesso volevo provare mettere in mode center, quindi mettere in mode center, tutto il resto è standard. Quello che succede è che dà molta priorità a ciò che c'è nel centro, cioè se la mia faccia tipo, diventa non banale, ecco, se la mia faccia è di lato, lui dovrebbe dare priorità al cielo in questo caso, perché al centro c'è il cielo, no? Mentre quando la mia faccia è al centro dà priorità alla mia faccia. Vieni di qua, l'ombra forse è meglio, ma mi sembra che non è che cambi tantissimo. Allora qua il centro dell'immagine c'è il cielo e quindi dovrebbe scurire molto, mentre qua mi dovrebbe schiarire un po' di più. Non è proprio sensibile. Proviamo spot, giusto? Perfetto. Esattamente il centro dovrebbe impostare come luminosità, no? Ancora più piccolo, quindi dovrebbe essere ancora più sensibile. Se vado tutto in ombra, con il centro tutto in ombra, dovrebbe schiarire molto, non lo fa tanto. Se vado qua, dovrebbe scurire. Mi sembra che cambi poco. Cambia. Ma non tantissimo. Fammi fare la prova con la DJI Action. Face Oriented Exposure. DJI Action c'ha la Face Oriented Exposure. Vediamo se è vera questa cosa. Vattene. Se l'esposizione in effetti c'ha un algoritmo, la mia faccia dovrebbe essere più chiara e il cielo più bruciato. Lui dice do priorità alla faccia, chi se ne frega, brucio il cielo. Appena l'ho detto, la DJI secondo me l'ha fatta questa cosa. Fammi vedere se vado di qua all'ombra. A parte che c'è la stessa scena, sembra essere in due posti diversi. La Rollei molto più stretta e molto più scura. La DJI, io sono molto più luminosa, ma fra gli alberi brucia un po'. Se io passo al sole, vediamo quale sarebbe il migliore. Miglior setup. Allora, al sole sembra molto simili. Il cielo sembra quasi meglio preservato nella Rollei, che ci sta nel caso in cui lei non abbia il Face Oriented Exposure, quindi fa una media, perché comunque guarda che roba, guarda qua, nella Rollei la nuvola si vede, la Action è un po' bruciata, almeno nel mio schermino, e la faccia va più o meno in tutte e due, più chiara nella Osmo Action. Fammi tornare all'ombra che non sono mica sicuro di questa cosa. Ok, sono all'ombra e quindi qua sembra quasi più scuro nell'Osmo Action.
più vicino. Mi metto di lato nell'esposizione. Allora, il cielo sembra sempre più salvo nella Raleigh, l'Osmo Action lo brucia sempre un po' di più, ma voi state vedendo anche il video. Faccio un giro a 360 in modo che vediamo cosa succede al cambiamento della luminosità. Se la DJI Osmo Action davvero funziona come Face Oriented Exposure, se la mia faccia è scura dovrebbe schiarire tutta l'immagine, se la mia faccia è chiara dovrebbe scurire tutta l'immagine. Ok, volevo vedere la batteria dopo circa un'ora che sto registrando, buono, 3 tacche, spero che si veda, 3 tacche su 4 è buono. Allora, il test in macchina secondo me è esemplificativo della resa low light e quindi possiamo fare il confronto con la DJI Action 1 o con il DJI Osmo Pocket 2. Vediamo quando si spengono le luci qua interne. Siamo completamente al buio perché siamo dentro a un box. Ma era per dare un'idea. Tiro sul finestrino, però mi sento un tubo, no? E poi possiamo fare anche il confronto con l'audio. Ok, qua passiamo nel corridoio, quindi c'è un po' più di luce. Adesso andiamo di sopra e man mano arriva la luce che c'è all'aperto. Quindi dovrebbe iniziare a vedersi e mi interessava vedere come funziona il passaggio da buio a luce. Quindi dovrebbe iniziare a vedersi e mi interessava vedere come funziona il passaggio da buio a luce. Quindi dovrebbe iniziare a vedersi e mi interessava vedere come funziona il passaggio da buio a luce. Sono impostate con massimo ISO di 3200 tutte le camere. Così a occhio la Osmo Action sembra molto più luminosa. Così come anche l'Osmo Pocket 2 che è un po' in alto. Vabbè. Luce esterna, ovviamente c'è una luce delle 7:40 di sera, io sono in ritardissimo, quindi è una luce non in verticale, abbastanza orizzontale e quindi un pochino più diffusa, piacevole, ok? Quindi diciamo che dovrebbero essere condizioni buone per registrare. Adesso c'ho pure il sole in faccia. Mi piaceva anche confrontare la resa microfonica, adesso c'è un po' di passaggio luce e ombra interessante, vedere come rendono. La resa microfonica all'interno della macchina. È ovvio che con un microfono così lontano non si può sentire un granché, non mi aspetto niente di incredibile né dalla Raleigh One né dalla DJI Action 1. Adesso faccio l'incidente. Ma neanche da DJI Pocket, sono tutte e due a poco più di un braccio di distanza, ok? Quindi circa 1 metro. Se tiro giù il finestrino diventerà un casino e non penso che con nessuna delle camere si possa, cioè penso che questo sia un rumore preponderante, cioè dovrei parlare con una voce molto forte, un po' più forte, per farmi sentire anche da qualcuno che fosse seduto qua di fianco a me. E ovviamente l'unica speranza di avere un audio decente è avere un microfonino wireless come quello dei DJI Pocket, però anche col microfono qua lo posso anche mettere più vicino alla bocca, magari si sente un po' meglio. Non mi aspetto niente di che, appunto perché c'è sto vento. Tiro su e vogliamo sentire il microfono DJI Pocket, quanto fa la differenza rispetto ad avere l'audio in camera sia della Raleigh sia comunque della DJI Action 1, che appunto non hanno microfono lavalier wireless qua vicino a me. Allora, il primo test da fare per l'audio è a distanza di braccio, per cui se una persona a distanza di braccio non mi aspetto che ci sia nessun tipo di problema con nessuna di queste camere che sto testando. Passiamo a circa 2 metri di distanza e a 2 metri di distanza l'audio diventa già un pochettino più difficile da captare per le action cam che hanno un microfonino. Vado a 3 metri. Un ulteriore metro, siamo a 3 metri di distanza e quindi nel mezzo del cammin di nostra vita. Mi aspettai che il suono fosse un po' peggio, ma a 4 metri abbiamo un po' di difficoltà secondo me. Adesso siamo a 4 metri e stiamo registrando l'audio dal microfono interno della Action Cam. 9,
10, circa una decina di metri, e questo è il risultato dell'audio che viene registrato dalle action cam a circa 10 metri. Allora, il primo test da fare per l'audio è a distanza di braccio, per cui se una persona a distanza di braccio non mi aspetto che ci sia nessun tipo di problema con nessuna di queste camere che sto testando. Passiamo circa 2 metri di distanza, e a 2 metri di distanza l'audio diventa già un pochettino più difficile da captare per le action cam che hanno un microfonino. Vado a 3 metri. Un ulteriore metro, siamo a 3 metri di distanza, e quindi nel mezzo del cammin di nostra vita mi aspettai che il suono fosse un po' peggio, ma a 4 metri abbiamo un po' di difficoltà secondo me. Adesso siamo a 4 metri e stiamo registrando l'audio dal microfono interno della action cam. 9, 10, circa una decina di metri, e questo è il risultato dell'audio che viene registrato dalle action cam a circa 10 metri. Allora, il primo test da fare per l'audio è a distanza di braccio, per cui se una persona a distanza di braccio non mi aspetto che ci sia nessun tipo di problema con nessuna di queste camere che sto testando. Passiamo circa 2 metri di distanza, e a 2 metri di distanza l'audio diventa già un pochettino più difficile da captare per le action cam che hanno un microfonino. Vado a 3 metri. Un ulteriore metro, siamo a 3 metri di distanza, e quindi nel mezzo del cammin di nostra vita mi aspettai che il suono fosse un po' peggio, ma a 4 metri abbiamo un po' di difficoltà secondo me. Adesso siamo a 4 metri e stiamo registrando l'audio dal microfono interno della action cam. 9, 10, circa una decina di metri, e questo è il risultato dell'audio che viene registrato dalle action cam a circa 10 metri. Allora, il primo test da fare per l'audio è a distanza di braccio, per cui se una persona a distanza di braccio non mi aspetto che ci sia nessun tipo di problema con nessuna di queste camere che sto testando. Passiamo circa 2 metri di distanza, e a 2 metri di distanza l'audio diventa già un pochettino più difficile da captare per le action cam che hanno un microfonino. Vado a 3 metri. Un ulteriore metro, siamo a 3 metri di distanza, e quindi nel mezzo del cammin di nostra vita mi aspettai che il suono fosse un po' peggio, ma a 4 metri abbiamo un po' di difficoltà secondo me. Adesso siamo a 4 metri e stiamo registrando l'audio dal microfono interno della action cam. 9, 10, circa una decina di metri, e questo è il risultato dell'audio che viene registrato dalle action cam a circa 10 metri. E finiamo metaforicamente la giornata di prove, e attenzione perché mentre la DJI ha un ISO max 3002, quindi massima sensibilità alla luce di 3200 ISO, la Rollei arriva a 6400, e questa impostazione adesso ho settato per capire quale rende meglio con poca luce. In particolare uno c'è il crepuscolo, già noto degli effetti strani sulla DJI, alla face oriented exposure, ma è tipo come se non capisse che c'è una faccia. Lo capisce forse un po' di più se sto vicino, mentre la Rollei è più stabile, diciamo, come impostazione della luminosità, perché con la DJI vedete che diminuisce e aumenta l'esposizione in maniera poco simpatica, mentre la Rollei lo fa, tipo quando gli mostro tanto cielo che luminoso scurisce, giustamente, però è un po' più dolce. E per capire e avere un confronto, adesso voglio anche fare appunto il confronto con un iPhone XR e un iPhone 12 per capire quello che dovrebbe essere un po' un riferimento low light, soprattutto nell'iPhone 12. L'XR ormai è uno standard un po' vecchio.